faccio questo salto pubblico in sala e sento crack! E incomincio a sentire una corrente d'aria intorno alle gambe. Hello, and welcome to the first episode of Talking Classical. My name is Ginevra, and I'm a classical pianist, and in this series I get to meet the most important artists of classical music, like concert performers, singers, conductors, directors, and many others. I'm so excited to meet the first guest. She conquered La Scala Theatre in Handel's oratory Il trionfo del tempo e del disinganno, and she sings in the most important theatres of the world. She recorded for the greatest labels, such as Deutsche Grammophon and Decca. Not only she's a singer, but she also graduated in classical guitar. And above all, she's a wonderful person too. Therefore, it is an honor for me to have here, today, Lucia Cirillo. The interview will be in Italian, but don't worry, if you don't speak Italian, just turn your subtitles on to not miss anything. Let's get into it. Buongiorno Lucia, grazie mille per essere qui. Ciao Ginevra, buongiorno, un piacere. Allora, se sei pronta, parto con le prime domande. Pronti? Se fossi un personaggio di un'opera, quale personaggio saresti? Perché? Sceglierei Cherubino delle Nozze di Figaro. Cherubino! Cherubino, anche se ce ne sono, diciamo che nelle opere di Mozart, cioè, per me ci sarebbe proprio l'imbarazzo della scelta. Però Cherubino è quello che rappresenta l'amore appassionato, un po' sconosciuto, la scoperta del mondo e forse è quel lato giovane che tutti vorremmo conservare fino alla fine dei nostri anni. Questo modo di comportarsi sempre con slancio, trovandosi poi magari in qualche situazione un po' problematica, che però appunto fa parte della vita ed è quello che fa parte un po' dell'animo, dello spirito giovane dell'uomo. Il viaggio più turbolento che hai fatto? Ah, non ho dubbi, non ho dubbi. Un rientro da Dresda dopo, credo che fosse la prima registrazione che ho fatto nella mia vita, di un inedito vivaldiano. Il mio agente, in realtà, il mio agente del tempo mi aveva consigliato, siccome avevo al contempo un ingaggio con la Scala, col Teatro alla Scala, per una copertura proprio di Nozze di Figaro, e il giorno dopo la fine della registrazione erano previste le prove in teatro. Allora il mio agente mi aveva consigliato di viaggiare di notte, mi aveva detto guarda prendi il treno notturno e io ho pensato ma perché prendere un treno scomodissimo notturno quando il giorno dopo con un bell'aereo io alle 2 posso essere a Milano. E invece c'è stata la nevicata del secolo, per cui siamo riusciti ad arrivare, ero con una collega carissima, con Roberta Invernizzi, siamo riusciti ad arrivare all'aeroporto di Scalo, che era probabilmente Francoforte, e da lì non ci siamo più mossi. Il viaggio è durato quasi 2 giorni, quindi siamo partite la mattina di un giorno e io sono arrivata a Milano la mezzanotte del giorno successivo. I treni erano tutti strapieni perché gli aerei erano bloccati per la neve. Abbiamo dormito una notte a Francoforte e poi disperati abbiamo detto prendiamo il primo treno che parte per Milano. Sembrava veramente il viaggio della speranza, non avevamo più niente da mangiare e quindi poi sul treno si era creata una compagnia, una combriccola di 6 poverini, tutti diretti a Milano. Alla fine mi ricordo questa scena in un vagone freddo gelato perché era l'unico libero ed era libero perché ovviamente il riscaldamento era rotto e quindi non era assiepato di persone. Ci siamo divisi una barretta di cioccolato regalataci da un altro passeggero perché non avevamo niente da mangiare in 6 parti uguali e alla fine partendo da Francoforte alle 10 del mattino siamo riusciti ad arrivare a mezzanotte a Milano. Il treno si era bloccato ancora a Domodossola perché il ghiaccio aveva bloccato un cambio, distrutta e quindi il giorno dopo, fresca fresca, sono andata alle mie prove. Il viaggio peggiore della mia vita, veramente sì. Immagino. Il mio insegnante mi diceva sempre, completa la frase. Allora, insegnanti ne ho avuti tanti, uno più bravo dell'altro, però diciamo forse quello che ha contribuito veramente a una formazione profonda e generale e completa di tanti aspetti della mia preparazione musicale è stato il mio primo insegnante di chitarra classica, Luigi Rossi. Lui mi diceva spessissimo che bisogna cantare anche quando si suona. E visto poi il lavoro che ho fatto successivamente, diciamo quella che è stata la mia strada, posso anche dire che era un consiglio premonitore.
in scena? Anche qui ce ne sono, ce ne sono tanti, perché la scena è uno dei posti più pericolosi al mondo, può succedere di tutto, effettivamente bisognerebbe avere occhi a 360 gradi ovunque. Interpretavo il ruolo di Damante. La mia collega, io ero nel secondo cast, la mia collega del primo cast sarebbe arrivata una decina di giorni dopo l'inizio delle prove. Io avevo già fatto parecchie prove costumi. Quando arriva la collega salta fuori che aveva dato delle misure molto più piccole rispetto alle sue vere forme, diciamo, e siccome avevano esaurito la stoffa per i pantaloni, hanno pensato bene di dare i miei pantaloni a lei. Io prendevo la misura più piccola e hanno allargato al massimo quello che si poteva fare. Prova generale, io decido in un impeto amoroso, appassionatissimo, alla fine della mia area, quando corro a baciare Ilia, ho detto ma oggi lo faccio con più slancio del solito e faccio un salto. Faccio questo salto pubblico in sala e sento crack! E incomincio a sentire una corrente d'aria intorno alle gambe, diciamo molto preoccupante, perché evidentemente si era rotto qualcosa. Per fortuna avevo una giacca abbastanza lunga, però ho fatto tutta la scena successiva senza sapere quali fossero i danni effettivi, perché non potevo ovviamente controllare. Comunque il danno c'era stato anche grave, perché il pantalone era completamente aperto sul di dietro. Allora, nell'intervallo, corro in camerino e dico alle sarde, guardate signore scusate, oh mamma, loro cuciono, rinforzano tantissimo quella cucitura e ovviamente alla scena successiva in cui entro in teatro e mi inginocchio e sul palcoscenico il pantalone che tiene sul retro si spacca sul davanti e quindi ho fatto l'altra metà della scena col pantalone aperto sulla coscia. Mamma mia, complimenti. Se potessi cenare con uno o più musicisti personaggi del passato, quali sarebbero? Anche qui una lista infinita. Io ho un po' questo problema, sono ambidestra, nel senso che faccio alcune cose con la destra e con la sinistra e noto nella vita che faccio sempre un po' fatica a dare delle risposte unilaterali, quindi qui vorrei, vorrei rispondere con una sfilza di nomi incredibile, però forse cercando disperatamente di fare una selezione, Bach, Mozart e Toscanini forse? Toscanini. Toscanini sarei tanto curiosa, oltre che farci una cenetta, anche di aver assistito alle sue prove. Contrabbassi, falommi e corte note. Sembrano dei carri, non sono mica strumenti. È arrivato il maestro. Ah, il maestro! Buongiorno! Buongiorno, tutto bene? Tutto bene, grazie. Lei tutto a posto, maestro? Sì, sto sgocciolando un po' perché pioveva, ma Ah, ecco. bene, vi lascio lavorare, a presto. Se non fossi una cantante, sarei... Completa la frase. Una scrittrice? Ci avrei provato almeno, diciamo, perché non è che sia automatico dall'oggi al domani diventa scrittore, però sì, mi piaceva tantissimo scrivere quando ero al liceo. Se mai scrivessi di musica, cercherei di stare attentissima a descrivere situazioni che sono ovviamente collegate alla musica, ma che non la possono in qualche modo sostituire, che non la possono descrivere nel profondo. Un nuovo ruolo che ti piacerebbe interpretare? Posso rispondere con due, perché sempre per via dell'ambidenza. Assolutamente. No, cominciamo dal primo. Dal primo forse Carmen. La musica è bellissima, il personaggio è incredibile. Veramente l'opera non ha un istante in cui la musica cada di interesse. E l'altro ruolo? Ah, giusto. L'altro ruolo, forse, che è proprio agli antipodi, direi Santuzza di Cavalleria Rusticana. Chiudiamo adesso questa intervista con un'ultima domanda. Sì. Un consiglio per i giovani? Studiare. Non potrei essere più d'accordo. Per me è stato un piacere e un onore, grazie mille per aver fatto questa intervista con me e a presto quindi. A presto, ci vediamo presto su questi schermi. Assolutamente, a presto. Thank you so much for watching the video. I hope you enjoyed it. Stay tuned for other interviews and contents. See you next time. Bye!